Oggi parliamo del fatto che la sostenibilità ambientale è la direzione verso la quale andare, a prescindere dalle considerazioni che riguardano l'ambiente. Molte volte abbiamo parlato dello share value, la sostenibilità dell'ambiente è una parte integrante di questo concetto, ma a me piacerebbe approfondire il fatto che si incominciano a vedere degli esempi nell'economia di oggi che dimostrano che oltre ad esserci una considerazione di tipo etico-ambientale, c'è anche una considerazione di tipo economico. Allora io penso per esempio alla Tesla. La Tesla è un produttore di auto che adesso molti di noi conoscono, il primo produttore di auto elettriche che in qualche maniera è riuscita a sfondare e creare la consapevolezza nel mercato attraverso il proprio successo che può esistere un'auto completamente elettrica. Questo sembrava un fatto impossibile da immaginarsi 10 anni fa, sembravano delle sperimentazioni un po' fine a se stesso e che qualora avessero poi conquistato un mercato si sarebbe trattato di cose molto piccole e quasi irrisorie. È invece vero che la Tesla ha aperto un mercato in termini di ricerca, ma soprattutto una consapevolezza da parte delle altre case automobilistiche che si può fare e si deve fare. Oltre a questo abbiamo il tema di altri tanti esempi fruttuosi che riguardano l'apertura dell'economia, quindi la creazione di nuovi posti di lavoro, di nuove fonti di ricerca, insomma dei nuovi mondi da esplorare attraverso la ricerca di soluzioni che vogliano rispettare l'ambiente. Basta pensare a che cosa significa oggi le attività che riguardano il mondo dell'energia solare, dell'energia geotermica, dell'eolico. In ogni caso anche queste fonti di ricerca, di sperimentazione e di lavori anche per occupazione per i giovani. L'Italia in questo mondo dell'energia alternativa si piazza al terzo posto. Un altro buon esempio, io vi ho parlato altre volte, insomma, che tante volte mi capita di andare all'estero e sentire parecchi italiani, insomma, che riescono a sottolineare tutti i difetti che abbiamo, tante volte giustamente, però insomma sono un po' arrivato poi alla conclusione che insomma eventualmente le nostre negatività ce le fanno notare anche gli altri, quindi è meglio che ci concentriamo sulla parte bella del nostro profilo che non è per niente da buttare. In questo caso un altro esempio, l'Italia è al terzo posto in termini nel settore delle energie alternative e dopo la Germania e dopo la Francia, assieme all'Inghilterra rappresenta il 50% del mercato europeo. Ecco, questo mi sembra un po' troppo, quindi in qualche maniera mi piacerebbe che questo tipo di atteggiamento venisse abbracciato anche da altri paesi europei. Poi c'è il sogno è sempre quello di avere delle ambizioni ancora più importanti. Un esempio per questo, il Costa Rica. Il Costa Rica è un paese che ha deciso dal punto di vista strategico di darsi un posizionamento dove per il 2021 sarà un paese ad emissione zero. Certo, loro hanno il vantaggio di un'energia idroelettrica di facile accesso, ma in ogni caso mi piace vedere qualcuno di ambizioso perché in qualche maniera può essere da stimolo e come lo è stata la Tesla in un settore, magari insomma questo può creare una nuova consapevolezza, un nuovo mercato per il consumatore, una nuova attenzione per il consumatore, quindi uno stimolo per tutti quelli che vogliono dare il proprio prodotto. Il Costa Rica è un paese che ruota molto attorno al settore del turismo e questo insomma può essere un elemento che crea delle simpatie particolari. Ultimo ma non meno rilevante, ricordarsi che distaccarsi dalle fonti di energia non rinnovabile ha un ulteriore vantaggio: si evitano potenzialmente delle crisi finanziarie come è successo in passato per la volatilità di queste materie prime e magari anche qualche conflitto, quindi una ragione in più. Tutto questo non va vissuto come un semplice greenwash, si chiama, cioè laviamoci le coscienze, diciamo che abbiamo fatto qualche cosa e questo ci fa sentire come giustificati. Questo non è più sufficiente, dobbiamo guardare alla sostanza delle cose. La sostanza delle cose è quella che la visione di un ambiente sostenibile, di un ambiente a cui diamo una particolare cura, è parte integrante dello share value e sicuramente un contributo essenziale a una vita migliore per tutti noi.